Conoscete Pong? È il primo videogioco della storia, creato da Atari esattamente 50 anni fa. È una simulazione di ping pong, dove due giocatori muovono verticalmente le proprie racchette sui lati dello schermo per far rimbalzare la pallina da un lato all'altro. In questo progetto ho creato un algoritmo di intelligenza artificiale capace di giocare a Pong, cioè di muovere autonomamente la propria racchetta in base ai movimenti del giocatore umano e alla traiettoria della pallina. Vediamo insieme come è possibile insegnare a un'intelligenza artificiale a giocare a Pong. Per prima cosa ho creato un programma in Python che implementa le regole del gioco, i movimenti delle racchette, della pallina, le regole dei rimbalzi contro le pareti e contro le racchette. Per addestrare l'intelligenza artificiale ho adottato il metodo dell'apprendimento supervisionato, che consiste nel fornire al computer una serie di esempi in modo che crei autonomamente un modello di previsione, cioè le regole che userà per prevedere come muovere la propria racchetta in base alle situazioni di gioco. Il progetto è diviso in tre parti: addestramento, apprendimento e gioco. Nella prima fase di addestramento raccogliamo tutte le informazioni sulla posizione delle racchette e della traiettoria della pallina. Ho reso automatico il movimento di entrambe le racchette, allineando costantemente la loro posizione a quella della pallina. In questo modo avremo una partita infinita, perché le racchette non mancheranno mai la pallina. Questo ci permette però di raccogliere in breve tempo una grande quantità di dati validi. Ad ogni scambio, le informazioni sulla posizione verticale delle racchette e la traiettoria della pallina vengono salvate in un file CSV. Dopo aver raccolto i dati di un numero sufficiente di scambi, ne bastano circa 500 per avere un buon modello di previsione, passiamo alla seconda fase, quella dell'apprendimento. In questo progetto ho usato la libreria scikit-learn di Python. Quando si vuole addestrare un modello di machine learning, bisogna scegliere l'algoritmo più adatto. La scelta non è facile, però osservando la distribuzione dei dati è possibile capire se è meglio usare un modello di regressione lineare, polinomiale o una SP-line. In questo caso ho trovato che il modello Random Forest Regressor è quello che produceva le migliori previsioni. Una volta completata la fase di apprendimento, abbiamo un modello di previsione che andiamo ad inserire nella logica di movimento della racchetta del computer. E passiamo quindi alla terza e ultima fase, quella di gioco. A questo punto la nostra intelligenza artificiale aspetta che il giocatore umano sulla sinistra tocchi la pallina per vedere la posizione della racchetta e la traiettoria della pallina. Con questi due dati, utilizzando il modello di previsione che abbiamo creato con il machine learning, prevede dove è meglio andare a posizionare la propria racchetta sulla destra. Il risultato è decisamente impressionante. E l'intelligenza artificiale diventa sempre più abile se la addestriamo più a lungo, fino a diventare praticamente imbattibile. Tutti i dettagli di questo progetto sono disponibili su GitHub al link che trovi in descrizione. Spero che tu abbia trovato interessante questo progetto e sarò felice di rispondere a qualunque domanda vorrai lasciare nei commenti.